Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Questo mese analizzeremo il mondo dei quadri e in particolare andremo a vedere le varie tecniche pittoriche e non con le quali si realizza appunto un quadro. Come sempre durante il corso del video vi mostrerò moltissime opere, trovate di tutte il link giù in descrizione. Sempre in descrizione c'è anche il link per iscrivervi alla nostra community di passionari e tutti i link ai nostri altri social. Mi raccomando, seguiteci! Nel corso dei secoli, il desiderio di rappresentare il mondo attraverso le immagini ha dato vita ad una moltitudine di tecniche, pittoriche, ma non solo, ciascuna legata a precisi periodi storici, contesti culturali e possibilità materiali. Alcune di queste tecniche sono nate per rispondere a precise esigenze spirituali o decorative, altre invece per soddisfare l'ambizione sempre crescente di rendere la realtà in modo verosimile ed immediato. In questo approfondimento cercheremo di capire come un quadro o un'opera non sia solo il frutto dell'estro di un artista, ma anche il risultato della tecnica usata per realizzarlo. Una delle tecniche più antiche ed affascinanti è sicuramente la tempera su tavola, che è stata ampiamente usata durante il Medioevo, ma che ancora oggi è sfruttata e studiata per la sua straordinaria stabilità e brillantezza. La tempera consiste nell'unire pigmenti in polvere con un legante naturale, il più comune dei quali è il tuorlo d'uovo, che permette di fissare i colori e si asciuga rapidamente. Le tavole lignee, solitamente di pioppo e di tiglio, vengono preparate con più strati di gesso mescolato a colla animale e su questa superficie si deve procedere a dipingere con piccoli tratti e senza possibilità di grandi ripensamenti. Questa tecnica richiede sicuramente mano ferma e una progettazione rigorosa, ma permette di ottenere delle superfici lisce, dei colori saturi, puri e soprattutto resistenti nel tempo. Come dicevamo, è stata la tecnica prediletta dell'arte sacra medievale e ancora oggi è utilizzata nelle icone ortodosse, dove l'immagine non deve solo rappresentare la realtà, ma evocare il divino attraverso forme idealizzate, colori simbolici e fondi dorati. In questo contesto capite bene che l'opera non è una sola decorazione, ma è davvero un oggetto di venerazione e la tempera su tavola è l'unica tecnica in grado di rispondere alle esigenze di precisione, durata e sacralità. Il passaggio dalla tempera alla pittura ad olio segna un momento davvero cruciale nella storia dell'arte occidentale. L'olio si afferma nel 400, grazie soprattutto a pittori fiamminghi, tra cui ricordiamo Jan van Eyck, che per primi ne compresero ed esplorarono le potenzialità. Mescolando i pigmenti in polvere ad un legante oleoso, l'olio di lino, si ottiene una pasta morbida e lenta ad asciugare, che permette di creare sfumature delicate, trasparenze, velature e stavolta permette anche i ripensamenti. Nel 4-500 la novità però non fu solo nei colori, ma anche nel supporto. La tela, più leggera, economica e maneggevole rispetto alla tavola, si diffuse progressivamente partendo proprio dall'area veneta, con Tiziano, Tintoretto e Veronese, fino a diventare nei secoli successivi lo standard proprio a livello internazionale. Con l'olio su tela, infatti, l'artista guadagna una libertà inedita, potendo costruire le scene con maggiore realismo, procedere per stratificazione di strati e ottenere effetti luminosi davvero straordinari. La pittura diventa così più carnale, atmosferica ed espressiva. C'è da dire però che l'olio su tela richiede tempi molto più lunghi, una grande attenzione nella preparazione del quadro e anche una grande perizia nella stratificazione appunto dei vari colori per far sì che si possa ottenere un'opera che non si screpoli o deteriori con il tempo.
La tecnica che si distingue per la sua immediatezza è sicuramente l'acquerello, che pur essendo una tecnica utilizzata fin dall'antichità per le miniature e i codici, è diventata autonoma solo dal Settecento. L'acquerello consiste nella stesura su un foglio di carta di pigmenti diluiti in acqua e sfrutta proprio la porosità del materiale di supporto per creare effetti di trasparenza e luminosità. Mentre con l'olio e con la tempera infatti si costruisce per sovrapposizione di strati opachi, con l'acquerello si lavora per sottrazione e si lasciano agire proprio la luce e la texture della carta. Capite bene che in questa tecnica non ci possono essere errori, ogni gesto deve essere estremamente misurato perché non potrà mai essere coperto del tutto. È usata per schizzi, studi dal vero, paesaggi e anche opere compiute, l'acquerello è perfetto per chi vuole focalizzarsi sulla resa atmosferica e del movimento, perché si tratta di una tecnica rapida, leggera e trasportabile. Tuttavia richiede una padronanza notevole se si vuole ottenere delle opere controllate e durature. La sanguigna è una tecnica dal sapore sottile e antico, che è diventata particolarmente diffusa a partire dal Rinascimento per studi, ritratti e disegni preparatori. Si realizza con una pietra ferrosa del colore rosso-brunastro, che è lavorata a mo' di gessetto ed usata direttamente su supporti leggermente ruvidi. Il nome sanguigna deriva proprio dal colore caldo simile al tono del sangue di questa pietra, che è ideale per le sfumature dell'incarnato e per costruire volumi morbidi e modellabili. La sanguigna infatti permette una grande varietà espressiva. Può essere usata con segno deciso per contorni netti e incisivi o sfumata con le dita per passaggi tonali delicati. Si tratta sicuramente di una tecnica fragile, ma allo stesso tempo è in grado di conservare un'eleganza proprio senza tempo e di trasmettere così il profondo legame che c'è tra il disegno e il pensiero di un artista. Accanto alla sanguigna, un'altra tecnica fondamentale nell'ambito del disegno è quella del carboncino su carta, che in realtà è una tra le più antiche espressioni artistiche, che ha sempre mantenuto nei secoli un ruolo centrale nello studio della forma e del chiaroscuro. Per realizzare opere con questa tecnica si utilizzano dei bastoncini di legno carbonizzato, solitamente di salice o vite, che permettono un tratto opaco, morbido e vellutato. Si può così lavorare sia per linee che per masse, con passaggi da segni decisi a sfumature impalpabili, realizzate proprio anche solo con le dita. Questa tecnica è sicuramente ideale per schizzi veloci o disegni di impianto e quindi bozzetti preparatori o studi dal vero. Comprensibilmente la sua natura polverosa lo rende abbastanza fragile, ma il carboncino è in grado proprio di mantenere un potere immediato e riesce a trasmettere il tratto puro dell'artista in modo molto poetico. Una tecnica molto più moderna è quella della litografia, che è stata inventata nel 1796 dal tedesco Alois Senefelder e che si basa sul principio fisico dell'incompatibilità tra acqua e sostanze grasse. Come funziona? In una lastra di pietra calcarea, l'artista va a disegnare con una matita grassa. Le aree lasciate libere, quindi non disegnate, vengono poi trattate per respingere l'inchiostro, mentre le aree disegnate lo assorbono. A questo punto si può premere sulla nostra pietra il foglio nel quale si vuole trasferire l'immagine e il gioco è fatto. Essendo la litografia una tecnica planografica e che quindi non richiede né incisioni né rilievi, lascia all'artista una grande libertà nel tratto e nella grafica. Inoltre, essendo replicabile facilmente, nei secoli scorsi la litografia ha avuto un ruolo fondamentale nella produzione di stampe popolari e nella diffusione di opere d'autore, diventando proprio il trade union tra arte e comunicazione di massa. Passiamo ora a due tecniche un po' diverse da quelle che abbiamo analizzato fino ad ora, in quanto non si tratta più di tecniche pittoriche.
La prima è quella del mosaico, una tecnica davvero antichissima. Pensate che era già sfruttata in Mesopotamia e che è stata davvero amata sia dai greci che dai romani che anche nell'impero bizantino. Il mosaico è composto da tessere di varie dimensioni, anche se di solito si preferisce averle abbastanza piccole, che possono essere di pietra, ceramica o anche vetro. Queste tessere vengono disposte in un disegno preciso e vengono poi incollate e fissate alla superficie. Le due caratteristiche di questa tecnica sono la durabilità e la resistenza. Infatti esistono infiniti forse esempi nel mondo dove mosaici che decorano pavimenti, pareti o soffitti sopravvivono da secoli se non millenni. Per la sua mancanza di sfumature e morbidezza, o forse proprio per questo, il mosaico riesce a rendere le figure solenni, simboliche e potenti. Certo, c'è bisogno di una grande maestria e pazienza, ma il risultato è davvero monumentale. L'altra tecnica bonus, diciamo così, è l'intaglio su legno, una forma d'arte che strametra tra scultura e pittura. Nei secoli passati era solito realizzare le pale d'altare proprio con questa tecnica, perché l'impatto che potevano avere sui fedeli era sicuramente maggiore rispetto a quella di un quadro piatto. Queste opere tridimensionali vengono create da abili mani esperte e gli artigiani devono conoscere profondamente il materiale che vanno a lavorare, oltre che possedere gli strumenti adeguati e soprattutto una grande precisione. È sicuramente meno flessibile della pittura tradizionale, ma l'intaglio su legno ha il grande vantaggio di offrire una presenza fisica e una corporeità senza uguali, che fa sì che lo spettatore si senta emotivamente coinvolto in prima persona con la scena raffigurata. Le tecniche artistiche quindi non sono mai neutre, ciascuna definisce non solo l'aspetto di un'opera, ma anche il suo significato, la durata e il suo rapporto con lo spettatore. Conoscere queste tecniche significa riuscire a comprendere meglio proprio la storia dell'arte e le intenzioni degli artisti. Insomma, va detto, in un'opera contenuto e il mezzo si fondono, trasformando così la materia in visione. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Come sempre vi ricordo di seguirci su Instagram e Facebook per aggiornamenti quasi quotidiani. Ci vediamo il mese prossimo. Ciao appassionari!